L'occupazione tedesca della Scandinavia durante la Seconda Guerra Mondiale rappresenta uno dei capitoli più complessi della storia di quel periodo. Quella regione è spesso percepita come una sorta di monolite a livello democratico, visse in realtà dinamiche molto diversificate, tra collaborazionismo, pragmatismo politico, ambivalenze sociali, intensa attività resistenziale. Tutto questo in un quadro ben poco lineare. Danimarca e Norvegia vengono invase dalla primavera del 1940 attraverso un'operazione militare, l'operazione Weserübung, e furono due stati che reagirono in maniera completamente opposta alla presenza del Terzo Reich. Nel quadro scandinavo c'era anche la Svezia, che mantenne una neutralità formale, svolgendo però un ruolo ambiguo allo stesso tempo cruciale per le reti di opposizione e per la protezione dei perseguitati. All'interno di questo quadro estremamente complesso, la Germania cercò di sfruttare l'immagine nordica dei popoli scandinavi per alimentare un progetto ideologico che potremmo definire transnazionale, favorendo la formazione di unità SS, sia germanische come paramilitari che Waffen, cioè combattenti, composte da volontari danesi e norvegesi. La storia dei collaborazionisti scandinavi non può essere ridotta alla semplice figura di Vidkun Quisling, che tra l'altro abbiamo già affrontato in un video dedicato proprio ai collaborazionisti, lo trovate nel canale. Questa storia coinvolse in realtà istituzioni statali, forze di polizia, segmenti delle elite economiche e militari e fu attraversata da conflitti profondi che contribuirono a definire l'identità democratica del dopoguerra. Allo stesso tempo, la resistenza antinazista nel nord Europa, con i sabotaggi, le reti di intelligence, l'aiuto ai perseguitati, le operazioni, abbiamo visto ad esempio quella di Telemark, divenne uno degli elementi più importanti nella costruzione della memoria della guerra. Partiamo dalla Danimarca. L'occupazione nazista in Danimarca è stata tipica. Il 9 aprile 1940 le truppe tedesche attraversano semplicemente la frontiera e in pratica senza combattere, dopo aver dato un ultimatum al governo danese, si impadroniscono del paese. La Danimarca è consapevole della propria inferiorità militare, per questo motivo, per evitare devastazioni e un prezzo salato da far pagare ai civili, decide di arrendersi in pratica senza sparare il colpo. La Germania intendeva usare la Danimarca come un corridoio strategico verso la Norvegia e la Svezia, soprattutto per il ferro svedese, vitale per le industrie belliche tedesche. Per questo motivo, l'occupazione tedesca fu atipica, diremmo quasi morbida. Il governo danese rimase formalmente in carica, così come il Parlamento. La monarchia non fu toccata. Questa situazione, spesso definita come modello danese di collaborazionismo, fu dettata da considerazioni pragmatiche: preservare l'ordine interno, evitare violenze contro la popolazione, mantenere margini negoziali con l'occupante. Tuttavia non mancò una dimensione politica controversa. Il governo danese cooperò nella sorveglianza degli attivisti antinazisti e nella repressione dei comunisti dopo l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica nel 1941. Nel Parlamento danese, una parte dei partiti tradizionali accettò questo compromesso nella speranza di salvaguardare le istituzioni nazionali. Parallelamente, i nazisti danesi, raccontati nel Danmarks Nationalistische Arbeiderpartei, tentarono di ottenere un ruolo maggiore, pur rimanendo marginali a livello elettorale. La Germania li sostenne come possibile alternativa al governo borghese, ma non riuscì a imporli finché l'accordo politico nel 1943 venne sciolto. Nel frattempo la Danimarca aveva dimostrato una forma interna di resistenza. Pensate al caso dell'Islanda, un territorio sottoposto in quel periodo al controllo danese e che passa sotto il controllo americano, semplicemente perché l'ambasciatore danese a Washington disobbedisce al governo centrale danese e affida la gestione della grande isola ai margini dei ghiacci alla tutela americana. Oppure pensate al caso di Niels Bohr, il grande fisico che resta sotto il tacco nazista nella Danimarca occupata per alcuni anni, per poi scappare in barca e raggiungere gli Stati Uniti, dove sarà parte del famoso progetto Manhattan per la realizzazione della prima arma atomica. Ma torniamo appunto al 1943, l'anno in cui cambia tutto. Nell'agosto di quell'anno una serie di scioperi e di rivolte civili convince Berlino che la collaborazione formale non è più sostenibile. Da quel momento i tedeschi impongono la legge marziale, sciolgono il governo
e avviano una repressione sempre più dura, basandosi soprattutto su quello strumento di cui parlavamo all'inizio, sulle germanische SS, sullo Schalburg-Korps, dei volontari danesi arruolati come paramilitari, vestiti con l'uniforme delle SS e utilizzati come polizia politica, in alcuni casi come arma di rappresaglia. In questo periodo la resistenza danese, fino a quel momento relativamente limitata, si espande rapidamente, coordinando sabotaggi industriali e attività clandestine. Il culmine dell'opposizione danese alla Germania è stato indubbiamente l'operazione di salvataggio degli ebrei nell'ottobre del 43, informata dell'imminente deportazione della comunità ebraica locale. La popolazione civile si è organizzata attraverso un ponte marittimo verso la Svezia, riuscendo a mettere in salvo moltissimi ebrei danesi, un episodio che ancora oggi rappresenta uno dei più significativi atti di solidarietà collettiva dell'Europa occupata. Ma non c'è solo la Danimarca, c'è anche la Norvegia, una situazione completamente differente, prima di tutto per la resistenza militare opposta dei norvegesi. Se i danesi si arrendono senza sparare un colpo, la Norvegia resiste. La capitale Oslo cade rapidamente, ma il resto della Norvegia, a Bergen, a Trondheim, a Tromsø, combatte. La conquista della Norvegia costa a Hitler una bella fetta di navi di scorta, che sarebbero state preziose per la successiva operazione Leone Marino, cioè l'invasione anfibia dell'Inghilterra. Conquistata comunque la Norvegia, a prezzo di gravi sacrifici. La Germania impone un'amministrazione militare diretta e appoggia un regime collaborazionista molto esplicito, mentre la monarchia parte per l'esilio. La figura centrale, lo sappiamo, è Vidkun Quisling, il leader del partito fascista norvegese National Samling. Già noto prima della guerra per il suo spiccato filonazismo, Quisling proclama un colpo di stato radiofonico il giorno stesso dell'invasione. Inizialmente viene ignorato addirittura dai tedeschi, ma nel 1942 Berlino lo nomina quale Minister President. Formalizza quindi un governo fantoccio guidato da Quisling, che diventa la faccia del collaborazionismo. Il regime di Quisling cerca di risplasmare la società norvegese in senso nazionalsocialista. Impone ad esempio l'adesione forzata dei giovani all'organizzazione giovanile del suo partito, del National Samling. Controlla la stampa, l'istruzione, tenta addirittura di riformare la Chiesa luterana che si oppone con forza all'occupazione. Pensate che in quel periodo in Norvegia è presente anche un resistente tedesco, un giovane di nome Willy Brandt. Sarà un personaggio chiave nel dopoguerra, diventando addirittura cancelliere, e parlerà così bene il norvegese da farsi rinfacciare dai suoi avversari politici in Germania di essere forse molto meno tedesco di quanto possa apparire. L'apparato collaborazionista di Quisling comunque comprende non solo i paramilitari, ma anche i civili, persone che si prestano, chi volontariamente per ideologia, chi per tornaconto, chi perché costretto, a collaborare con gli occupanti. In Norvegia la repressione è molto più dura rispetto alla Danimarca. Arresti, deportazioni, esecuzioni, uso di campi di prigionia. Le comunità Sami del nord, gli Inuit, ma anche i Lapponi, subiscono pressioni particolari. Quanto alla comunità ebraica, più piccola di quella danese, il tasso di sopravvivenza è decisamente inferiore rispetto alla Danimarca. La maggior parte degli ebrei viene infatti deportata e non tornerà più a casa. Come si diceva in precedenza, sia in Danimarca che in Norvegia il progetto nordico del nazionalsocialismo, cioè la riscoperta di quelle radici cosiddette ariane della superrazza nordica, vengono portate a fondo anche attraverso il reclutamento, le germanische SS, il Frikorps Danmark, istituito nel 1941, un corpo di volontari danesi che però inizialmente non ha uno sbocco, almeno fino al 1943, quando viene integrato in una Panzergrenadier Division delle Waffen-SS, la 11ª, la Freiwilligen Nordland, che è una formazione in realtà multinazionale che includeva, oltre ai danesi, per la verità molto pochi, norvegesi, svedesi, fiamminghi e alcuni esponenti dei paesi baltici come lituani e lettoni. Il numero totale dei volontari danesi nelle varie branche della SS, a seconda delle stime, oscilla fra le 6 e le 12.000 unità, ma va detto che il peso militare concreto si è sempre rivelato estremamente marginale rispetto a altre divisioni tedesche. Un'altra divisione di volontari, la SS Freiwilligen Legion Norwegen, poi diventata la Nordland appunto, invece arrivava dal National Samling, cioè
da Quisling e dai suoi uomini, una unità inviata sul fronte orientale, destinata a fungere da carne da cannone. In generale, benché questi volontari scandinavi rappresentassero solo una piccolissima minoranza delle rispettive popolazioni, la loro presenza venne strumentalizzata dai nazisti e nel dopoguerra interpretata come un simbolo delle derive possibili anche nelle società più consolidate a livello democratico. Ma se il collaborazionismo rappresentò una minoranza relativamente marginale, la resistenza in Danimarca e in Norvegia divenne una componente centrale di questa nostra storia. In Danimarca la resistenza fu inizialmente sostenuta dalla linea di collaborazione passiva del governo. A partire dal 1942 sorsero dei gruppi, Olger Danske e Bopa, gruppi che si erano specializzati nel sabotaggio industriale, nella propaganda clandestina, nell'esfiltrazione di perseguitati verso la Svezia e, come abbiamo detto prima, il salvataggio degli ebrei e i grandi scioperi del 1943. In Norvegia la resistenza invece fu più immediata, ben organizzata, anche a causa del fatto che l'occupazione tedesca fu estremamente dura. Abbiamo già visto l'episodio di Telemark, che fu un episodio di resistenza portato a termine proprio da partigiani norvegesi, particolarmente addestrati. Ma in Norvegia la resistenza fu attiva su più fronti, la sorveglianza delle truppe, la sorveglianza anche, abbiamo visto il caso della Tirpitz, delle operazioni della Kriegsmarine tedesca, un contatto costante con i governi in esilio a Londra e quindi con gli alleati, con gli inglesi e poi con gli americani. La resistenza norvegese venne aiutata dalla Chiesa luterana, dal corpo degli insegnanti, dagli studenti, da intere categorie professionali che decisero di opporsi alle imposizioni naziste. E la Svezia? La Svezia non era occupata e, come abbiamo detto, il suo status di neutralità fu complesso, ma non passivo, perché da un lato fornì risorse alla Germania, soprattutto ferro, quei materiali che servivano all'industria, dall'altro divenne un ricettacolo di rifornimenti e una base operativa oltre frontiera per le organizzazioni di resistenza, soprattutto quella norvegese, ma anche un porto sicuro per gli esfiltrati dalla Danimarca. La stampa svedese ebbe un ruolo significativo nel denunciare i crimini nazisti, mentre il re, tacciato di simpatie naziste, rimase costantemente in silenzio sia nei confronti degli alleati che di Berlino. La fine della guerra nel 1945 cambia tutto. In Norvegia quasi 50.000 persone furono processate per collaborazionismo. Quisling venne condannato a morte e giustiziato per impiccagione, mentre la gente acclamava fuori dal palazzo reale Re Håkon, che era tornato. In Danimarca le operazioni furono più contenute, ma non meno significative. Ad esempio, i volontari dell'SS furono giudicati con estrema severità. Sul piano della memoria, le società scandinave hanno elaborato delle narrazioni nazionali fortemente orientate alla resistenza, ma non c'è mai stato spazio per una vera guerra civile. Perché? Perché nonostante i regimi collaborazionisti, nonostante il fenomeno delle germanische SS, nonostante tutto ciò che è accaduto, le società, quella danese e quella norvegese, dimostrarono una civiltà superiore. Capirono che di fronte all'opportunismo di pochi non si poteva sacrificare su un ideale altare quello che era stato il principio generante delle democrazie del Nord, cioè il rispetto. Un rispetto mostrato nei confronti degli ultimi, dei perseguitati, degli ebrei, un rispetto mostrato nei confronti delle istituzioni, un rispetto mostrato attraverso la solidarietà e attraverso l'opera di sabotaggio, a volte silente, semplicemente rifiutandosi di cooperare, altre volte in maniera attiva, con le bombe. Il quadro scandinavo permette di cogliere una tensione tra compromesso politico, l'adattamento forzato e l'opposizione morale, ma evidenzia anche il fatto che la pretesa di parlare di guerre civili è destituita di fondamento. In un contesto difficile, di precario equilibrio, con alcuni eroismi e altri atti ripugnanti, si può trovare quella radice dell'identità democratica del Nord Europa, una radice che era finita sotterrata dalla follia nazista, ma che aveva ritrovato dopo il 1945 luce e capacità di respiro, tale da riportare la Scandinavia e le sue grandi democrazie verso un nuovo punto di ripartenza, senza fossilizzarsi su vendette, ma riuscendo a elaborare il passato in maniera critica, non cedendo alla retorica e non confondendo quella che era la giusta resistenza con una sciocca e inesistente pretesa di guerra civile. Vi ricordo ancora una volta l'importanza di dotarsi di strumenti di sicurezza online, strumenti che permettono di evitare che
qualche malintenzionato possa entrare nei vostri sistemi, ma anche vi consentono di accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati nel nostro paese per motivi di geolocalizzazione. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto come partner strategico e tecnologico NordVPN, la migliore VPN in circolazione, un sistema che ci mette al riparo da qualunque rischio, ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo noi si scelga di navigare e che ci permette anche di bypassare alcuni blocchi. Anche voi potete usufruire della medesima protezione, del medesimo servizio, con un eccezionale sconto proprio in qualità di amici di Dentro la Storia. Vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione al video per saperne di più e per farvi o per fare ai vostri cari un bellissimo regalo di Natale. Ricordate, NordVPN uguale piani biennali, grande sconto, 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati.